E benvenuti in questo nuovo video. Siamo alla vigilia di Udinese-Venezia, ma non possiamo che parlare ovviamente di calciomercato. Mancano 2 giorni alla fine del calciomercato e sta succedendo un po' di tutto, sia in entrata che in uscita, per noi, ma devo dire anche per le altre squadre, ma a noi interessa di noi, giustamente. Come sempre, prima di cominciare vi chiedo se è possibile un like, l'iscrizione se non siete già iscritti, di condividere il video con tutti i tifosi che possono essere interessati ai nostri contenuti, soprattutto i tifosi arancione-verdi, ovviamente. Attivate la campanella per non perdervi i prossimi video, che vabbè, il prossimo sarà per forza il post partita e speriamo bene. E per gli ultimi video di calciomercato, che può succedere di tutto all'improvviso, così magari riusciamo a fare un video così al volo. Comunque attivate la campanella che va sempre bene. Ieri alle 9 ho pubblicato un video praticamente di analisi dei nuovi arrivati, di questi nuovi arrivati, a parte Condé che l'avevo già analizzato, di un'analisi tecnica approfondita dal punto di vista dei video, dei dati, sui nuovi arrivi e sono andato un po' a vedere che caratteristiche hanno e tutto. Il video era in diretta dalle 21 in poi, al termine del video l'ho messo riservato agli abbonati, quindi chi vuole può abbonarsi e vedrà il video completo per chi non l'ha potuto vedere in diretta. Fare un video del genere anche per la punta che arriverà, che dovrebbe sostituire poi un palo, ma adesso vedremo un po' quel che sta succedendo e ne andiamo a parlare. Comunque, se arriverà il suo sostituto, farò un'analisi approfondita anche su questo giocatore, sulla punta che arriverà. Quindi se ci volete sostenere, ci volete un po' di bene, potete abbonarvi e a noi ci aiuta davvero tantissimo. Quindi prima di parlare di quel che rappresenta Udinese Venezia, vado a parlare per forza di calciomercato, perché è inevitabile, nel senso che ci sono tantissimi movimenti di mercato, come avrete visto. L'ultimo colpo in arrivo è quello di Quique Perez, centrocampista mezzala, che ho analizzato a proposito nel video riservato agli abbonati di cui vi dicevo prima, che tra l'altro a pelle è piaciuto subito molto, vedendo un po' i commenti sotto il post del Venezia stesso. Prima ancora abbiamo preso in prestito Marcandalli, mi confondo sempre Marcandalli. Sembra un po' una soluzione last minute, visto l'emergenza che abbiamo in difesa, perché alla fine avevamo già preso Candé, però l'emergenza è pesante, quindi anche tra l'altro tra esuberi, di cui tra l'altro Altare, che è l'operazione di quelle in uscita capisco meno, oltre vabbè, quella di Ellerson. Quella di Altare in particolare, prestito biennale alla Sampdoria, sinceramente non l'ho capito, perché comunque è un difensore che tra l'altro per me molto forte, ha esperienza in Serie A anche prima di noi, giocava al Cagliari e giocava. Non so, da noi è sempre fatto bene. Questa stagione qua, comunque, quando è stato preso in considerazione, ha sempre fatto bene, secondo me, anzi. Di Francesco non so come lo reputi, però a questo punto sicuramente non insostituibile, non così necessario almeno. Non so se il fatto di mandarlo via sia tutto relativo, perché la mandi via in prestito, capito? In prestito sì, c'è il diritto di riscatto e l'obbligo solo in caso di promozione in Serie A della Sampdoria, quindi boh, ma la Sampdoria, come vedrete in classifica, non è messa benissimo in Serie B, quindi boh, veramente un'operazione che non ho capito. Non so se è tutta questione di risparmio sull'ingaggio, però, cioè, perché dal punto di vista economico vai a risparmiare solo così, cioè non vai a incassare nulla, quindi non l'ho sinceramente capita per andare a prendere poi due difensori, Candé e Marcandalli, che ho analizzato, per carità, hanno le loro qualità, ne ho parlato abbastanza, però boh, cioè comunque un difensore forte ce l'avevi già in casa, soprattutto in una situazione di emergenza. Poi non sarei andato a dar via uno che già comunque conosco le sue qualità, conosce il gruppo squadra, conosce anche le richieste del mister, quindi boh, veramente non l'ho capito. Se è solo per l'ingaggio mi sembra un po' una poverata, anche perché non è che percepisca chissà che stipendio, mi pare. Poi sempre in uscita Ellerson al Genoa, quella invece operazione a titolo definitivo, 3 milioni e mezzo. Questa qua super sorprendente, perché non me l'aspettavo assolutamente, aveva rinnovato da pochissimi giorni, cioè non so neanche se da meno di una settimana aveva rinnovato. Boh, ceduto 3 milioni e mezzo al Genoa, che ce lo lascerà in prestito fino a fine stagione. È sicuramente un giocatore che abbiamo valorizzato noi dall'arrivo di Vanoli in poi, perché arriva in quel gennaio lì, sì, quindi è un giocatore che alla fine era entrato anche nei cuori di noi tifosi. Sinceramente non comprendo anche lì fino in fondo, perché comunque è un giocatore
sempre utile tutto, però arrivo a capirlo un minimo, nel senso che vai a incassare e vai a potenzialmente reinvestire quei soldi in altri colpi che adesso vedremo, anche tra magari i prestiti con diritto che hai fatto, tipo Candé, così. Però sì, sono tutti da vedere, rimangono lì in cassa praticamente questi soldi qua e poi si vedrà. Poi, vabbè, questione centrale, chiaramente, come al solito, questo gennaio, questa sessione di gennaio è stata caratterizzata dall'interesse del Palermo per Poyampalo. Sembrava tutto fatto, sembra ancora tutto indirizzato per la chiusura, ma di fatto non si è ancora chiuso. Siamo al 31 gennaio, il 2 finisce. È stato un po' un casino perché praticamente il giocatore ha già salutato il Penzo, ha accettato l'ingaggio faraonico del Palermo. Quindi boh, sembrava essere tutto indirizzato, anche il post gara di Venezia-Verona dove era in lacrime e faceva presagire quello che a ore partisse, a giorni partisse. Invece c'è già per la partita di domani, appunto, è convocato e presumibilmente giocherà titolare, capito? Cioè, chi deve giocare al posto suo lì in attacco, a meno che Di Francesco non si inventi qualcosa senza punte, con falsi 9 e quelle robe lì. Nasce un po' tutto dal fatto che probabilmente abbiamo chiesto Sciomurdo come punta che sostituisse poi Ampalo, ma per un motivo o per l'altro, nel senso che a Roma non, cioè, a parola dello stesso Ranieri di ieri, non lo cede, nel senso che Sciomurdo rimane a Roma. Così sono le parole, queste sono le parole di Ranieri. E quindi, boh, mi fido a sto punto, non si muove. Non so se sia perché la Roma non è riuscita a trovare un sostituto, perché lì è tutto un domino, no? Gli serve la punta, però anche adesso che io ti cedo la punta, mi serve anche a me la punta. Quindi è un casino, soprattutto in un mercato di gennaio che è breve, cioè dura un mese. Quindi vabbè, o non so se magari è proprio lo stesso Sciomurdo che aver rifiutato noi, aver rifiutato la destinazione, a quel punto, oh, senti, cioè, amen, non moriremo, ciao e arrivederci. Adesso bisogna vedere per quanto riguarda la punta. Si era parlato di sto Yarmchuk, attaccante ucraino, 29enne. Cioè, devo dire, ho visto un po', mi ero un minimo informato. Cioè, sì, appunto, 29 anni, una carriera in discesa, nel senso che era partito bene, grandi aspettative, e poi pian piano è andato calando a grandi cifre, venduto per grosse cifre, poi adesso vale quel che vale, gioca poco e tutte quelle robe lì, insomma, per quello dico carriera in discesa. Però bisogna vedere se sarà lui l'attaccante o prima ho anche letto di Nicolò Schira, esperto di mercato, che parlava di un interessamento del Venezia per Indrit Tuci, non me ne sarei mai ricordato il nome, attaccante per albanese dello Sparta Praga, punta centrale, e anche qua, cioè, mi sembra un po' che stiamo andando un po' così, cioè, rimane quel che rimane, ecco. Siamo al 31 gennaio, manca 2 giorni, io non so cosa puoi trovare di sostitutivo poi a un palo di valore che possa dire è un attaccante che lo rimpiazza bene. E rischi di fare veramente casini, però cioè, è veramente un ingarbugliamento pazzesco in questo momento qui, perché di fatto con Palermo l'accordo di base c'è, non lo so, quindi non credo manchi tantissimo, o comunque le basi dell'accordo ci sono. E adesso bisogna vedere se noi riusciamo a trovare il sostituto, perché sennò si creerebbe una situazione paradossale dove il giocatore ha accettato e tutto, poi per carità comunque è un giocatore che ama la piazza e tutto, ma sei costretto a tenertelo perché non hai trovato qualcuno che lo possa rimpiazzare là in attacco. Probabilmente da da questi movimenti che stanno uscendo comunque si capisce che Antonelli sta cercando una punta, però bisogna vedere anche il valore. Mancano 2 giorni e rischi di trovare un attaccante non all'altezza. Una notizia lieta è arrivata, devo dire, perché alla fine Pedulla ha riportato che praticamente ci sarebbe l'interesse per Andrea Carboni, che è rimasto comunque nei cuori di noi tifosi, ce lo ricordiamo tutti, comunque anche lì in quella stagione dove è arrivato Ellerson, quando era arrivato Ellerson con Vanoli, e ha fatto benissimo in quei 6 mesi in prestito dal Monza. Se ne era parlato anche in passato che potesse ritornare, però di fatto poi ha trovato la titolarità a Monza, quindi finita lì. Adesso è possibile che non è solo il Venezia interessato al giocatore, però comunque penso che
visti anche i buoni rapporti, visto come si è lasciato bene con noi, possa essere un ritorno di fiamma importante e speriamo, io me lo auguro abbastanza, me lo auguro tanto che sia un rinforzo in difesa e sarebbe veramente un grosso rinforzo perché comunque anche lui adesso viene da una stagione in Serie A fatta tutta da titolare l'anno scorso, quest'anno evidentemente comunque qualcosa non è andato e mi auguro che si riesca a trovare l'accordo, vediamo che qui, però manca poco, quella è la mia paura più grossa. E in tutto questo vi ricordo che Candela è ancora qua, quindi questa è una notizia forse peggiore anche di quella di Poi un Palo che non si capisce un po' cosa sta succedendo, si può sbloccare a momenti, non si può sbloccare. Candela è ancora qua, anche lui era in direzione Palermo, ma sembra tutto in stallo, doveva andare in uno scambio con Diakité, che era un altro esterno destro, terzino destro, però non so, si è arenata un po' la roba, adesso vedremo anche lui se ritroverà una destinazione. Ieri si parlava di Sassuolo, di interesse del Sassuolo, però staremo a vedere, bisogna rimanere veramente aggiornati queste ultime ore. Poi nel giro che magari pubblico il video probabilmente si sarà già chiuso qualcosa sicuro, capita, però comunque se non è entro sta giornata qui, entro domani, dopodomani, devono essere definite tutte le operazioni, quindi bisogna stare con gli occhi vigili e monitoreremo perché sta succedendo veramente, veramente di tutto. Quindi staremo a vedere nelle prossime ore, nei prossimi giorni, i prossimi 2 giorni perché poi è finita. Vediamo cosa si chiude, vediamo cosa non si chiude e poi commenteremo tutto alla fine perché sono andato a fare un attimo un riempilogo perché serviva anche a me in primis perché veramente non ci sto capendo nulla e perché sono tante, tante operazioni sia in entrata che in uscita, quindi serviva un attimo una bussola. Arriviamo a parlare un po' di Udinese-Venezia. In realtà ci sarebbe molto poco da dire perché è un match praticamente salvezza che è fondamentale vincere. Perché come è fatto l'andata, tra l'altro, come è fatto l'andata per 3-2, rimonta praticamente tutto nel secondo tempo. L'Udinese è una squadra comunque abbastanza ondivora, nel senso che in classifica alla fine, anche visto l'inizio, che comunque era partita bene, però in fin dei conti adesso è lì, è nella parte destra della classifica, a 26 punti, quindi relativamente tranquilla, ma in realtà neanche così tanto, perché la quart'ultima e la terz'ultima hanno 20 punti, quindi 20-26 sono 6 punti, che 6 punti nella parte destra della classifica appunto sono un macigno, sicuramente non è come 6 punti nella parte sinistra, però insomma non ci vuole tanto per dire, rientrare nella lotta piena per la salvezza, quindi anche per loro sarà una partita abbastanza importante. Poi in caso di vittoria si allontanerebbero parecchio dalla zona bassa della classifica, però intanto è di fatto uno scontro salvezza. Per noi secondo me comunque non è un match impossibile da vincere, per quello non possiamo definirla un'impresa da fare, dobbiamo fare la nostra partita e dobbiamo soprattutto fare meglio di quanto fatto contro il Verona. Nella partita contro il Verona alla fine abbiamo fatto un'ottima fase difensiva dopo aver trovato il gol soprattutto. E il Verona voleva il dominio del gioco, voleva il pallino del gioco e lo ha avuto sicuramente. Buona fase difensiva, poi un po' di sfortuna, comunque sono riuscito a trovare il gol, un po' di errorini diciamo, però al di là di quello offensivamente abbiamo creato veramente poco, al di là appunto del gol, dove è stato più che altro bravo Zerbina a fiondarci su quel pallone e sfruttare l'occasione, praticamente se non mi ricordo male, l'unica grossa occasione per noi e l'abbiamo buttata dentro, quindi buono, cioè è buono essere cinici, avere l'occasione e buttarla dentro subito. Quindi mi aspetto cose migliori. E adesso bisogna vedere chi giocherà in attacco. Penso che a questo punto poi giocherà sicuramente perché non lo so, appunto a meno che non si inventi qualcosa di Francesco. Vediamo se i nuovi giocheranno. Alla fine, vabbè, a parte Candé e Zerbine che hanno già giocato e quindi sicuramente li rivedremo perché anche tipo un Candé vista l'emergenza, giocherà là dietro in difesa. Tra Kike Perez e Marcandalli, che sono gli ultimi arrivati, più probabile secondo me che vedremo Kike Perez magari a partita in corso, perché comunque è un giocatore di qualità. L'ho analizzato in video riservato agli abbonati, quindi se volete saperne più andatevelo a recuperare. E quindi secondo me potrebbe essere lui l'arma in più in corso, perché offensivamente, come sono andato a spiegare in quel video lì, è un'arma in più. In sta giornata qua noi abbiamo il dovere assoluto di fare punti, perché tra l'altro c'erano 2 scontri diretti, Parma-Lecce e Monza-Verona,
quindi c'è il rischio che due di queste 4 scappino definitivamente in classifica. Dobbiamo stare dietro, non dobbiamo perdere il treno della salvezza e quindi niente, cioè, speriamo bene, speriamo di rifare quanto visto all'andata, speriamo di vincere perché se no la situazione si fa molto molto tragica e la prossima, vi ricordo, c'è la Roma, quindi giochiamocela bene sta partita. Vi ringrazio per aver seguito il video fino a qui, ditemi cosa ne pensate delle trattative di mercato, delle tante trattative di mercato, ditemi pure la vostra, ditemi la vostra su cosa ne pensate della partita. Vi invito sempre a lasciare un like, a iscrivervi se non siete già iscritti, appunto ad attivare la campanella così non vi perdete il post partita. Chi vuole può abbonarsi, ma l'ho ripetuto 60 volte, quindi basta. E sempre comunque, sempre Forza Venezia, sempre Forza Unione.